Ciao miau! Benvenuti sul mio canale, io mi chiamo Esther e faccio cosplay da più di 10 anni. Che siete anche voi cosplayer o meno, sicuramente avrete sentito parlare della serie My Dress Up Darling, oppure Sono Biscudoru wa Koi o Suru, il titolo originale. Io sinceramente non vedevo l'ora sia che uscisse l'anime, sia che uscisse pubblicato il manga in italiano. Se invece non conoscete quest'opera, vi faccio un super riassunto della trama. La protagonista, Marin Kitagawa, è una liceale e vuole fare cosplay, così chiederà aiuto al suo compagno di classe Gojo. Nel video di oggi ho deciso di prendere il manga in questione e analizzarlo dal punto di vista cosplay. Gli argomenti trattati sono effettivamente veri, sono effettivamente relatable per un cosplayer e ci sono per caso delle differenze tra il cosplay in Giappone e il cosplay che si fa qui da noi? Ve lo dirò nel video di oggi. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati a supportarmi. C'è anche la possibilità di abbonarsi al canale. Lasciatemi un mi piace, condividete il video se vi va. Iniziamo! Questi sono i primi 3 volumi che sono usciti in Italia, editi dalla J-Pop, e queste sono tutte le cose che mi sono segnata e di cui parleremo oggi. Iniziamo dal primo volume. L'inizio del primo volume è molto introduttivo, non si parla ancora di cosplay, l'autrice semplicemente introduce i personaggi e cosa fanno. Appena si inizia a parlare di cosplay, ovvero quando Marin mostra a Gojo cosa ha iniziato a cucire del suo cosplay, è la scena più relatable di sempre. Mi sono proprio rivista di quando ho iniziato a fare cosplay, avevo provato senza nessuna conoscenza a cucire un cosplay ed era stato terribile. Se avessi avuto un amico come Gojo sarebbe stato molto meglio. Più avanti c'è una scena un po' comica, ma che in realtà anche qui riesco veramente a mettermi nei panni di Marin, ovvero quando inizia a descrivere Shizuku, il suo personaggio preferito di questo eroge. Mi sono resa conto di adorare quel personaggio, è diventata una fissazione, come se ne fossi dipendente. Da quel momento il mio cuore ha iniziato a gridare: voglio essere anch'io una schiava come Shizuku. E penso che questa sia proprio una di quelle cose che ti fa scattare in testa il desiderio di voler fare cosplay di un personaggio, ovvero voglio diventare come lui, mi piace così tanto che voglio essere lui o lei. Più avanti Marin mostra a Gojo una guida di come realizzare il tuo primo abito adatto anche ai principianti, una guida su come fare un cosplay. Sarebbe bellissimo in Italia, ma purtroppo non esistono. Quindi Gojo accetta di fare il costume per Marin e la cosa che più mi fa ridere è che lui, prima di cucire i vestiti, deve studiare l'opera in questione. Se commissionate un cosplay a qualcuno, nessuno sarà mai come Gojo, nessuno si vedrà l'intera opera per capire meglio come realizzare questo cosplay. È adorabile che Gojo faccia tutto ciò per un semplice vestito, ma è molto irrealistico. È anche molto irrealistico tutto lo studio del personaggio, come se fosse un character design. Non ho mai visto fare nessuno uno studio dell'abito così dettagliato. Non so, se siete un sarto e fate anche voi una cosa del genere, fatemelo sapere. Oh, qui vanno in un negozio di cosplay. Sono stata in Giappone 2 volte e per curiosità sono andata anche io in questi posti. Sono il paradiso dei cosplayer, è pieno di parrucche, pieno di costumi già fatti pronti. C'è anche la parte del trucco, la parte degli accessori. È un posto bellissimo che vorrei tantissimo anche qua. Il negozio dove vanno si chiama Swallowtail e sembra proprio quello dove sono andata anch'io a Tokyo. Primo volume completato, finisce con Gojo che pensa che praticamente ha solo 2 settimane di tempo per fare questo vestito, ma nel secondo volume si scopre che in realtà non era una vera e propria deadline, ma era solamente quanto mancava al prossimo evento cosplay. All'inizio del capitolo riesco a percepire lo stress di questa deadline e del fatto che comunque lui abbia altri impegni. Questo è molto relatable se siete un cosplayer. Confezionato l'abito, Marin lo prova e fa una prova al 100%, compresa di trucco, parrucco, e questa è una cosa che alcuni cosplayer fanno ma non tutti. Ad essere sincera, io stessa quando devo provare un cosplay nuovo non ho mai voglia di provare tutto insieme. Quando ho tempo provo il vestito, quando ho tempo provo la parrucca e se proprio ho del tempo extra provo anche il trucco, ovvero come vorrei truccarmi per questo personaggio, ma è molto rara questa cosa. Iniziano i consigli molto tecnici sul make-up che trovo davvero interessanti. Per esempio qui parla di
come ricreare l'occhio cadente di alcuni personaggi, dice come applicare il blush, come applicare le ciglia finte. Anch'io ho fatto dei cosplay di personaggi con gli occhi un po' così e sinceramente anch'io ho provato una tecnica specifica di make up che ora però non ricordo. Se dovessi fare un altro cosplay con un personaggio con gli occhi un po' cadenti proverei sicuramente questo metodo, sembra legittimo. Una delle scene più adorabili di tutto il volume è quando Marin prova tutto insieme ed è super felice. Ero anche felicissima perché riesco proprio a capire la sensazione di provare finalmente un cosplay al completo. Di solito è quella felicità e energia che mi dà proprio le forze per andare in fiera. Incide il fatto che, dato che ci sono, si fanno anche delle foto. Se provate il vostro cosplay al 100% fatevi delle foto, approfittatene. Decido quindi il giorno seguente di andare all'evento cosplay. Sinceramente non ho mai partecipato a un evento cosplay in Giappone. Un giorno mi piacerebbe proprio per vedere la differenza tra il Giappone e qui. Una cosa che mi ha colpito è il fatto che i fotografi si mettano in fila per fare le foto ai cosplayer. Qui in Italia assolutamente non esiste, anzi molte volte si crea questa scena imbarazzante in cui magari un fotografo sta facendo una foto a un cosplayer, arriva un altro fotografo e diciamo gli ruba lo scatto, ovvero fa la foto al cosplayer nonostante lui stia posando per un altro fotografo, ed è una cosa molto antipatica. Evitate di farlo se siete fotografi. E quindi Marin in cosplay di Shizuku si fa fotografare per bene, è super felice ma nello stesso tempo sta morendo di caldo. In Giappone in estate fa davvero tantissimo caldo, quindi loro hanno molti metodi per rinfrescarsi, tipo questi impacchi refrigeranti, asciugamani rinfrescanti. Sì, secondo me qui tra le righe parla di una cosa molto importante, ovvero scegliete i vostri cosplay a seconda di dove dovete portarli. Se dovete andare a Rimini Comics, se portate un cosplay tipo quello di Shizuku, è la fine, tutto nero con più livelli, maniche lunghe, sto avendo caldo solo il pensiero. Stessa cosa al contrario, se andate a una fiera invernale approfittatene per fare cosplay un po' più pesanti. Ovviamente sta a voi, non vi sto dicendo come dovete fare cosplay, è solo un consiglio per evitare di morire. Ultimo volume, il terzo, che ho letto qualche giorno fa e penso sia quello più pieno di informazioni per ora. In questo volume Gojo incontra la famosa cosplayer Juju. In questo panel rivela il suo vero nome, ovvero Sajuna Inui, e Juju si arrabbia, dice ma come, ho un cosname apposta. E questa cosa del cosname mi ha fatto pensare, in Giappone esiste un nome apposta per dire il nome che uso quando faccio cosplay, mentre noi abbiamo semplicemente dei nickname. Il mio è Esther Lipofago, molto banalmente, ma conosco tanti altri amici che hanno nickname che usano per pubblicare le loro foto in cosplay. Juju chiede a Gojo di confezionarle il costume di un personaggio chiamato Black Lily ed è sconvolta dal fatto che Marin sappia molto bene la trama dell'anime, i personaggi. Pensavo fosse una di quelle cosplayer superficiali che stravedono solo per i costumi, pur non sapendone niente della trama e dei personaggi. Questa secondo me è una cosa che succede molto in Giappone, perché in Giappone fare cosplay è quasi come fare modeling, come essere una modella, quindi molte cosplayer non sanno di cosa si stanno vestendo. In Italia è diverso perché la maggior parte delle persone che fa cosplay lo fa per hobby e quindi non spenderebbe mai dei soldi per una cosa a cui non sono interessati o che non conoscono bene, o no. Può capitare ovviamente di fare un cosplay solo perché ti piace esteticamente, ma non penso sia così per la maggior parte dei cosplayer. Dato che Marin è super fan di questo personaggio che vuole fare Juju le chiede ma scusa, allora fallo anche tu, no? E Marin fa questo discorso un po' me riguardo il fatto che lei è molto alta mentre il personaggio è molto minuto e non vuole stravolgere le caratteristiche del personaggio che le piace e che secondo lei bisognerebbe attenersi il più possibile al modello originale. E Juju le dà anche super ragione e dice è proprio il genere di cosplayer che preferisco. Secondo me questo discorso anche qua è molto giapponese. Non fatevi influenzare da un discorso del genere. Se un personaggio vi piace fatelo e basta, anche se siete troppo alti, anche se siete troppo bassi, ma chi se ne frega. Non sono d'accordo con questo discorso, anche se in realtà io stessa ormai faccio cosplay solo di personaggi che più o meno rispecchiano le mie caratteristiche fisiche. Ad esempio non faccio cosplay di personaggi super alti, super formosi o cose del genere, perché una cosa mia mi sentirei a disagio. È un po' diverso questo ragionamento e mi ha fatto un po' storcere il naso quando l'ho letto. Ognuno è libero di pensare
farla come vuole, comunque non ti preoccupare Marin, non ti odio. Anche qui secondo me c'è una differenza culturale, quando Marin chiede a Juju di fare gruppo insieme e lei le dice no, faccio cosplay solo per conto mio, solo da sola e solo perché voglio farci delle foto belle. In Italia non ho mai sentito qualcuno dire una cosa del genere, anzi in molti cercano spesso di fare gruppo non solo tra amici ma anche tra sconosciuti, giusto per stare insieme, condividere le stesse passioni. Vabbè, poi in realtà cambia idea perché si rende conto che dividendo le spese del set ci risparmiava molto. E poi tra l'altro i cosplayer giapponesi usano molto gli studi fotografici per cosplayer, costa 120 euro all'ora. Takai! Di nuovo Gojo si vede tutta la serie perché prima di cucire un cosplay deve assolutamente conoscere i personaggi e la trama, e poi parla con Juju al telefono riguardo il suo costume. Parlando lui gli chiede cose, lei gli dà consigli e parla del famigerato tape. Il tape è questo scotch particolare che usano i cosplayer e che serve a modificare la forma dell'occhio. In Giappone si usa tantissimo, lo usano per far apparire gli occhi più grandi, per nascondere le rughe, per definire la mascella. A seconda di come lo posizioni e cosa ti tira, puoi cambiare i lineamenti della tua faccia, in poche parole. Solo che tra tutte queste informazioni, ad una certa dice una cosa proibita, una cosa che non dovete assolutamente fare: restringere un occhio tondo e farlo diventare a mandorla. Ok, erano consigli ottimi fino a questo punto. Non fatevi gli occhi a mandorla con lo scotch. Se non volete più il doppiamento, volete tirarvi tutto qua, va benissimo, ma se dovete farvi l'occhio a mandorla, non fatelo e basta. Dico solo questo, non fatelo. Da qua inizia a dare un'infarinatura di consigli fotografici. Dice il fatto che con il fotoritocco si modifica il colore degli occhi, la qualità della pelle, scenari di fondo. E più avanti, quando introducono la sorella di Juju, iniziano i tantissimi consigli sulla fotografia. Questo personaggio dovrebbe essere delle medie e, a parte il suo aspetto che non sembra delle medie, ha anche un sacco di conoscenza sulla fotografia. Ma che bello! Ma magari l'avessi saputo io prima. Devo dire, solo ultimamente mi sto un po' più interessando soprattutto a luci e cose del genere, che ho sempre ignorato, non me ne è mai fregato niente. Mi sono comprato un ring light, ho detto vabbè, questo qua funzionerà, e invece no, c'è un sacco di altra roba dietro da sapere. Se non sbaglio inizia a parlare dei tipi di obiettivo, come sfruttare lo sfondo, poi più avanti parla anche dell'utilizzo della luce, dei flash, un sacco di cose super interessanti che vi consiglio davvero di leggere. Secondo me può essere utile se volete posare in maniera migliore. Sapere la luce che c'è attorno, il flash da dove viene eccetera, migliorerà molto la resa finale delle vostre foto. E con questo direi che chiudiamo i consigli di questo manga My Dress Up Darling. Sono molto contenta di aver fatto questo video perché volevo dimostrare che questo manga, nonostante sia molto popolare e se ne parli molto, dice anche cose molto vere dal punto di vista del cosplay. Alcune sono cose molto giapponesi su cui magari non sono d'accordo, altri invece sono consigli tecnici super utili e niente, io ve lo consiglio davvero. Fatemi sapere se avete trovato questo video interessante, se anche voi siete cosplayer, da quanto tempo, se avete appena iniziato e cose varie, oppure se siete semplicemente curiosi. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fin qua. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e andate a vedere qualche altro mio video vecchio. Vi lascio qua sopra qualche playlist e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Grazie mille e ciao miau!